Buonasera a tutti, sono Mia. Stasera voglio parlarvi di qualcosa che ho imparato con grande fatica. Qualcosa che sembra così semplice, eppure per me era quasi impossibile. Voglio parlarvi del riposo, del vero riposo, di quel momento in cui ti siedi sul divano, non fai nulla e non ti senti in colpa per questo. Sembra facile, vero? Ma vi assicuro che per me non lo era affatto. Per tanti anni ogni momento libero lo riempivo con qualcosa. Una lista di cose da fare, un compito in più, una cosa da sistemare. Anche nei fine settimana, anche in vacanza, la mia mente era sempre in movimento, sempre a pensare al lavoro, ai problemi, alle responsabilità. Non riuscivo a fermarmi davvero. E se per caso mi fermavo, sentivo subito una voce dentro di me che diceva: «Perché stai perdendo tempo? Potresti fare qualcosa di utile». Conoscete quella voce? Quella piccola voce fastidiosa che vi fa sentire in colpa quando non fate nulla? Io la conoscevo molto bene. Era come un ospite non invitato che si sedeva sempre accanto a me, pronto a ricordarmi che avevo cose più importanti da fare. E io, purtroppo, gli davo sempre ragione. Tutto cambiò un'estate di qualche anno fa. Ero a casa di mia nonna, in un piccolo paese in Toscana. Un posto bellissimo, tranquillo, circondato da colline verdi e vigneti dorati. Le strade erano strette e silenziose. I gatti dormivano sui gradini delle case. Il tempo sembrava muoversi più lentamente, come se anche l'orologio volesse riposare. Mia nonna si chiamava Rosaria e aveva 82 anni. Era una donna piccola, con i capelli bianchi raccolti in uno chignon e gli occhi vivaci come quelli di una bambina curiosa. Aveva vissuto tutta la sua vita in quel paese. Aveva lavorato duro per decenni, in campagna, in casa, per la famiglia, ma aveva anche imparato con gli anni l'arte del riposo. Quel pomeriggio, dopo il pranzo, mia nonna si sedette sulla sua vecchia sedia di legno in giardino, sotto il grande fico, chiuse gli occhi, non dormiva, non leggeva, non parlava al telefono. Stava semplicemente seduta, con le mani in grembo, in silenzio assoluto. Io la guardavo dalla finestra e pensavo: ma cosa sta facendo? Non si annoia? Dopo un po' uscii in giardino e le dissi: «Nonna, ti serve qualcosa? Posso aiutarti con qualcosa?» Lei aprì gli occhi, mi guardò con un sorriso tranquillo e disse: «No, grazie cara, sto riposando». «Ma stai solo seduta?» dissi io un po' confusa. E lei rispose qualcosa che non ho mai dimenticato. Disse: «Sì, e questo è abbastanza». Rimasi in silenzio. Quelle parole così semplici mi colpirono come una piccola freccia al cuore. Stare seduta era abbastanza. Non fare nulla era abbastanza. Riposare era abbastanza. Per me, in quel momento, era una rivoluzione. Mi sedetti accanto a lei, su un'altra sedia di legno un po' scomoda. All'inizio ero a disagio. Le mie mani cercavano il telefono. La mia mente cercava qualcosa da pianificare, da risolvere, da organizzare. Ma mia nonna era lì, così calma, così serena come l'acqua ferma di un lago, e io cercai di imitarla. Chiusi gli occhi. Sentii il vento tra le foglie del fico sopra di noi. Sentii gli uccelli cantare lontano, nascosti tra i rami degli ulivi. Sentii il profumo dell'erba secca sotto il sole del pomeriggio. Sentii il calore sulla mia pelle. E piano piano qualcosa dentro di me si allentò, come un nodo che si scioglie lentamente, senza fretta. Non so quanto tempo passò. Forse 10 minuti, forse 20. Ma quando riapersi gli occhi mi sentivo diversa, più leggera, più presente, come se fossi tornata nel mio corpo dopo una lunga assenza. Come se avessi fatto un piccolo viaggio e fossi tornata a casa. «Come ti senti?» chiese mia nonna, senza aprire gli occhi. «Bene», dissi io, sorpresa di quanto fosse vero. «Mi sento bene». Pione. «Brava, il riposo non è tempo perso, è tempo che ti ridoni». Tempo che ti ridoni. Che bella espressione. Non l'avevo mai sentita prima, ma la capii immediatamente. Il riposo non era sottrarsi alla vita, era tornare a se stessi. Sapete, nella nostra società moderna siamo sempre molto occupati. Abbiamo sempre qualcosa da fare, da vedere, da rispondere.
I telefoni ci mandano notifiche ogni 5 minuti. I social media ci mostrano persone che fanno cose straordinarie ogni giorno, che viaggiano, che lavorano, che si allenano, che cucinano piatti perfetti. E noi ci sentiamo in colpa se restiamo fermi. C'è una parola in italiano che mi piace molto. Affaccendarsi. Significa essere sempre impegnati, sempre in movimento, sempre con qualcosa tra le mani. È una parola che descrive molto bene la vita moderna. Ci affacciamo da mattina a sera, senza mai davvero fermarci. Ma il corpo umano non è una macchina. Non può funzionare senza fermarsi. Ha bisogno di riposo, ha bisogno di silenzio, ha bisogno di momenti vuoti per recuperare energia, per elaborare le emozioni, per respirare davvero. Gli scienziati e i medici lo dicono chiaramente. Il riposo non è l'opposto della produttività, è parte essenziale della produttività. Quando riposiamo, il nostro cervello non si spegne, continua a lavorare in modo diverso, più profondo. Elabora le informazioni del giorno, risolve problemi in modo creativo, crea connessioni nuove tra idee diverse. Alcune delle intuizioni migliori arrivano proprio quando non stiamo cercando di pensare a nulla. Ricordate qualcosa di importante? O avete mai avuto un'idea brillante sotto la doccia? O durante una passeggiata tranquilla nel parco? O nel momento preciso in cui vi stavate addormentando? Quella è la magia del riposo. La mente, libera dalla pressione, trova la strada da sola. A proposito di parole nuove, stasera, parlando di riposo, di emozioni, di sensazioni del corpo, abbiamo incontrato tante parole belle dell'italiano. Il riposo, la serenità, il silenzio, lenarsi, recuperare, affaccendarsi. Le parole legate alle emozioni e alla vita interiore sono tra le più utili da imparare, perché le usiamo ogni giorno. Per questo ho creato la mia app, Carmilo Fox, pensando proprio a momenti come questo. Dentro troverete più di 4.000 parole utili dell'italiano quotidiano, ognuna con la sua immagine unica e le sue frasi di esempio. Così potete capire ogni parola nel suo contesto naturale, non solo tradurla. Per le parole legate alle emozioni, alle sensazioni, alla vita di tutti i giorni, ho scelto esempi che potete davvero incontrare in una conversazione o in una storia come questa. Se volete continuare a praticare dopo questa storia, trovate i link per iOS e Android nella descrizione. Ma torniamo alla nostra estate in Toscana. Dopo quel pomeriggio in giardino con mia nonna, iniziai a osservarla con occhi completamente diversi. Notai che lei aveva una routine molto precisa. Ogni giorno dopo il pranzo si prendeva almeno un'ora per sé. Non per dormire, non per fare commissioni, non per aiutare qualcuno. Solo per stare. A volte sedeva in giardino sotto il fico. A volte leggeva un libro senza fretta, posandolo per guardare fuori dalla finestra. A volte ascoltava la radio con gli occhi chiusi, vecchie canzoni italiane, con quella voce che sorrideva anche mentre ascoltava. A volte passeggiava lentamente per il paese, senza nessuna destinazione precisa. Non aveva un piano, non aveva un obiettivo. Stava semplicemente presente. Le chiesi un giorno, mentre camminavamo insieme lungo una stradina tra gli ulivi: «Nonna, come fai a non sentirti in colpa quando non fai nulla?» Lei mi guardò sorpresa, come se la domanda fosse stranissima. «In colpa? Per cosa?» «Per perdere tempo», dissi io. Mia nonna si fermò un momento. Guardò gli ulivi intorno a noi, il cielo azzurro sopra le colline. Poi disse lentamente: «Mia cara, il tempo che si passa a stare bene non è mai tempo perso. È il tempo più importante che esiste. Il resto è solo fare. Ma questo è vivere». Rimasi in silenzio lungo tutta la strada del ritorno. Quelle parole, «il resto è solo fare, ma questo è vivere», mi girarono nella testa per giorni e giorni. Quella settimana in Toscana mi cambiò davvero. Tornai a casa con qualcosa di nuovo dentro di me. Non una tecnica complicata, non un metodo scientifico da seguire, solo una piccola, rivoluzionaria lezione. Va bene fermarsi. Va bene non fare nulla.
Va bene riposare senza dover giustificare il riposo a nessuno, nemmeno a se stessi. Naturalmente non fu facile applicare questa lezione nella vita di tutti i giorni. Tornai al lavoro, alla routine, alla lista infinita di cose da fare. Il ritmo della città era completamente diverso dal ritmo tranquillo della campagna toscana. Ma ogni tanto, quando sentivo quella voce nella testa che mi diceva «Non stai facendo abbastanza», ricordavo mia nonna seduta in giardino con le mani in grembo, serena come un gatto al sole, e cercavo di fermarmi anche io, solo qualche minuto, solo qualche respiro profondo. Con il tempo ho imparato alcune cose pratiche e importanti sul riposo. Ve le condivido con piacere. Prima di tutto, il riposo non deve essere meritato. Non dovete essere completamente esausti per avere il permesso di riposare. Non dovete prima finire tutto, risolvere tutto, sistemare tutto. Il riposo è un diritto quotidiano, non un premio da guadagnare solo dopo aver sofferto abbastanza. Secondo, il riposo non significa necessariamente dormire. Può essere una passeggiata lenta senza telefono. Può essere sedersi al bar e guardare le persone che passano. Può essere ascoltare musica senza fare altro. Può essere stare in silenzio per 10 minuti con una tazza di caffè in mano. Terzo, e questa è forse la cosa più difficile da accettare, il riposo richiede pratica. Sì, avete sentito bene. Riposare bene è una capacità che si impara con il tempo. All'inizio è scomodo, la mente resiste al silenzio. Ma piano piano, con la pazienza, diventa più naturale. Avete mai provato a sedervi in silenzio per 5 minuti, senza guardare il telefono, senza musica di sottofondo, senza televisione accesa? Come vi siete sentiti? Era difficile? Era strano? O forse, dopo qualche minuto, era sorprendentemente piacevole? Scrivete nei commenti. Sono curiosa di sapere come vivete il riposo nella vostra vita. Passarono i mesi dopo quella estate, poi gli anni. Mia nonna Rosaria non c'è più oggi e la sua assenza è uno di quei dolori che non passa davvero. Ma ogni volta che mi siedo in silenzio e chiudo gli occhi, la sento vicina. Sento il profumo del suo giardino, sento la sua voce calma e sicura che dice «Stare seduta è abbastanza». E finalmente, dopo tanti anni di resistenza, ci credo davvero. Il riposo non è debolezza, non è pigrizia, non è egoismo, non è tempo perso. È nutrimento per l'anima e per il corpo. È il modo in cui prendiamo cura di noi stessi nel modo più profondo. È il silenzio necessario tra le note di una musica bellissima. Senza quel silenzio, le note non avrebbero senso. La musica non esisterebbe. Pensateci, la musica non è solo le note, è anche lo spazio tra le note. E la vita non è solo quello che facciamo, è anche lo spazio in cui ci fermiamo. Voi come vi riposate? Avete un posto speciale dove vi sentite davvero in pace? Un rituale che vi aiuta a staccare dal mondo, anche solo per qualche minuto? Raccontatemi tutto nei commenti, sono qui e vi leggo con piacere. Se questa storia vi è piaciuta e vi ha aiutato a praticare l'italiano in modo naturale, potete lasciare un mi piace. È un piccolo gesto che aiuta molto il canale a crescere e a continuare a creare storie come questa. Io sono Mia e questa è stata la nostra storia di stasera. Prendete cura di voi, riposate senza sensi di colpa e ricordate sempre le parole di nonna Rosaria. A volte stare fermi è la cosa più saggia che si possa fare. Buonanotte a tutti, ci vediamo alla prossima storia.